per cui la parola viaggio potrebbe essere interpretata come via dall'agio. È come se ci fosse una nota fondamentale, come se Celtica fosse una musica, una sorta di melodia che suona e noi cerchiamo di armonizzarci a questa melodia. Tutte le varie identità, tutte le varie esperienze, gli incontri e poi riportare il succo, la sintesi a se stessi. Allora, grazie Riccardo, grazie ancora per essere qui. La prima domanda che vorrei porti è questa. Siamo in un bosco, siamo alle pendici del Monte Bianco, ma quale caratteristica ha questo bosco per essere speciale? Allora, il Bosco del Peterei è speciale per moltissimi motivi. Il primo è giustamente ai piedi del Monte Bianco, per cui abbiamo la montagna più alta d'Europa che si erge a 4.808, 810 o 815 a seconda di chi la allunga o lo abbassa, non importa, è qui da molto più tempo di noi e sarà qui anche molto tempo dopo. E questo bosco ha come prima caratteristica quello di essere un bosco a 1500 metri di altitudine. È un bosco prevalentemente di larici, è il bosco in piano più vasto della Valle d'Aosta, non ce n'è un altro così, per cui è un luogo ideale dove poter accogliere moltissime persone. Nelle cronache pare che sia stata fondata qui una delle prime chiese o insediamenti cristiani. Io sono anche contento di questa cosa perché il cristianesimo originario era fatto di persone, come dire, molto di fede e di cuore, che spesso incontravano già una spiritualità spiccata, che era quella locale, che poi viene chiamata pagana successivamente, ma quella comunque della natura, o degli dei, o politeista, come viene chiamata in molti modi. E quindi questi luoghi sono dei luoghi, diciamo, di ospitalità. Sono di ospitalità senza discriminazione, per cui credo che il Bosco del Peterei abbia questa caratteristica. Un'altra caratteristica importante l'aveva suggerito il professore Giuseppe Barbiero, che in questo periodo, cioè intorno al periodo di Celtica, quando si svolge la manifestazione, vengono rilasciate dei pollini particolari che portano le persone a sentirsi molto bene, molto rilassate. Per cui è un bosco accogliente, come si diceva, è un bosco che ti riconnette con il tuo essere più profondo, lasciando indietro tutte le costruzioni mentali, le preoccupazioni, le identificazioni. Qui si ritorna veramente un po' più in contatto con la natura e con la propria natura. La gente spesso, no, ha conosciuto o conosce, no, quando è nel pubblico, Riccardo Taraglio con questi abiti incredibili, la barba lunga, questa presenza, se vogliamo, a tratti anche un po' eterea, no? Inarrivabile. Come Riccardo commenta, il Riccardo della quotidianità, no? Commenta se stesso osservandosi quando è così? Allora, domanda interessante. No, di solito è qualcun altro che dovrebbe parlare di te, perché giustamente tu giochi in casa e dici tutto il meglio di te stesso e nascondi le parti un po' meno belle, diciamo così. Però l'altra cosa che ho incontrato nella mia vita, nel mio percorso sin da bambino, sono nato in una famiglia che, diciamo, la spiritualità, non la religiosità ma la spiritualità l'ha tenuta sempre molto in considerazione, la ricerca e via dicendo, per cui sono stato abituato sempre ad osservare il vivere, che fosse il mio vivere o quello degli altri, quello della natura, gli eventi mondiali, personali, piccoli o grandi, c'è una parte di me che osserva sempre e quindi questa parte osserva anche il vivere di Riccardo Taraglio quando, diciamo, è il responsabile di Celtica o quando deve fare le conferenze, deve tenere, come dire, deve guidare dei gruppi in certe esperienze, e Riccardo Taraglio quando fa l'insegnante, Riccardo Taraglio quando fa il papà, quando si muove nella vita di tutti i giorni, quando, insomma, mi diverto anche perché, insomma, la mia vita è abbastanza, devo dire, divertente, perché la rendo anche divertente pur con tutte le difficoltà che c'è nella vita, ci sono nella vita normale di ogni persona.
Allora, è come se noi avessimo dei ruoli e delle funzioni. Vuol dire che noi abbiamo la nostra vita personale che riguarda noi e non riguarda nessun altro, per questo che si parlava di non giudizio, di nessun giudizio, perché sinceramente gli altri giudicano ovviamente da fuori, senza vedere tutte le parti coinvolte di un individuo, per cui i giudizi che danno spesso sono inutili o sono la proiezione delle loro idee, dei loro valori o spesso dei loro problemi, perché non è detto che tu abbia quei problemi lì. Quindi una parte è vita personale, che è come se fosse il nostro, tra virgolette, karma, il nostro destino, e quello riguarda solo noi, sono proprio affari nostri di quello che dobbiamo vivere nella vita, le esperienze che facciamo, ed è per questo che nessuno dovrebbe giudicare la vita degli altri. E poi c'è una parte di vita che viviamo per gli altri, cioè nel senso che ognuno di noi ha delle qualità, ha dei talenti, nella vita studia, fa esperienze, raccoglie conoscenze, si interessa a degli hobby, delle passioni che non sono solo per se stesso, ma sono da condividere con altri, perché, come dire, l'umanità, siamo quasi 9 miliardi ormai, non è possibile che tutti i 9 miliardi facciano le stesse esperienze, per cui ognuno ne fa un pezzettino e dovrebbe poi raccontarla agli altri e condividere quello che sta vivendo. E quindi io vivo questa parte, diciamo, tra virgolette, druidica, chiamiamola così, come vivo quella del musicista, dell'insegnante, del genitore, del marito e via dicendo, come una parte che si vive anche per gli altri. Per cui io ho studiato determinate cose, le ho approfondite, per cui mi sento di parlarne, di trasmetterle. La cosa buona anche, e quindi mi sento di condividerla perché secondo me è importante questo, che mi hanno anche insegnato a non montarsi la testa, cioè non credere di essere più di qualcuno solo perché hai delle conoscenze più di qualcuno. Magari sei solo andato un po' più avanti, come, che ne so, la guida alpina, se io vado in montagna mi faccio guidare da qualcuno perché magari ha più esperienza di me, e quindi gli riconosco questo tipo di esperienza, però non un valore più alto come essere umano, per cui non ho mai come dire, goduto dei seguaci, anzi quando qualcuno si è proposto come seguace di solito l'ho, non dico maltrattato, ma ho usato tecniche sciamaniche di dissuasione, nel senso di allungare un po' il passo, perché anche lì una frase letta da ragazzino, mi ricordo che diceva: non camminare davanti a me perché potrei non seguirti, non camminare dietro di me perché potrei non guidarti, cammina a fianco a me e sii mio amico. Questo è, secondo me, il senso proprio del cammino su questo pianeta, cioè di stare di fianco a una persona con magari anche più conoscenza di noi o meno conoscenza, ma essere amici, cioè di condividere veramente il vissuto. E per cui mi vivo questo ruolo con tranquillità, nel senso che quando lo faccio lo cerco di farlo al meglio, e quando non ho bisogno di fare il druido, tra virgolette, non mi atteggio, ecco, mi prendo i miei spazi liberi. Beh, è comunque un atto di generosità, no, questo, perché comunque mettere a disposizione anche degli studi e tutto quello che nel corso di tanti anni, no, tu hai avuto la possibilità di approfondire, vuol dire che c'è un interesse diffuso, no? Anche perché diventa anche una facilitazione da parte tua, che non è banale questo Allora, aspetto. ci sono due cose. Una cosa l'ho imparata proprio come insegnante, che quando tu insegni qualcosa a qualcuno lo impari meglio. Per cui sei sia l'insegnante che il docente, cioè sei il docente e lo studente nello stesso tempo, per cui ti ascolti anche che cosa dici e spesso lo capisci meglio, lo puoi approfondire. E poi l'altro concetto è quello che nessuno di noi si fa da solo. Per cui io ho frequentato i Medicine Man, ho avuto accesso a libri, ho incontrato persone, ho partecipato a convegni, ho fatto viaggi e tutte le volte ho incontrato persone che hanno condiviso con me una parte della loro esperienza, della loro sapienza, della loro saggezza, anche della loro bassezza, perché si impara sempre, e ne ho fatto tesoro, e quindi secondo me va condiviso, non posso tenermelo per me perché sarebbe un po' egoistico. Su questo pianeta non sono da solo. Come ti dicevo, questo canale, appunto, che ha il nome di Wanderlust, vuol dire espressione del piacere, della curiosità, no? dell'andare oltre se stessi, i luoghi, le conoscenze e via di seguito. Ecco, la domanda che volevo farti, oltre ai viaggi convenzionali, no? Cioè lo spostamento fisico per andare in un posto a conoscere gente nuova, nella vita di una persona, magari ovviamente in questo caso parliamo della tua vita, che è una vita ovviamente ricca di tante cose, il tuo viaggio di vita o il viaggio di vita in generale di una persona può essere più appagante del viaggio invece inteso come spostamento fisico? Perché mediamente non si pensa sempre che la vita vissuta da fermi, no, non
offra degli stimoli di arricchimento, di conoscenza, però in realtà ovviamente ci sono delle professioni, delle persone che vivono con una certa consapevolezza la propria vita e con una grande ricchezza. Ecco, Riccardo Taraglio, parlando della sua, quindi la sua vita statica ma ovviamente ricca di N stimoli, in questo caso è più coinvolgente di un viaggio, inteso come viaggio convenzionale? Io non vedo la differenza, sinceramente. Allora, facendo un discorso generale e generalizzante, che ovviamente ha il valore che può avere, ognuno si trova a dover vivere la vita che si trova a vivere, per cui è difficile fare un discorso per tutti. Immagino che ci siano persone che non si possano fisicamente spostare da un luogo, non possano, cioè pur volendolo. Altre persone non vogliono spostarsi, altre persone vorrebbero stare ferme e sono obbligate a girovagare continuamente. Pensiamo a persone che devono cambiare nazione per condizioni, che ne so, di guerra, di fame, climatiche, o anche semplicemente perché non si trovano bene in un posto e vogliono andare in un altro, ecco, e vorrebbero invece trovare delle radici, una casa, e magari passano la vita da un posto all'altro. Quindi generalizzare è difficile. Ovviamente posso parlare della mia esperienza. Ecco, questo viaggio, chiamiamolo interiore o esteriore, non è differente, non ha un meglio o un peggio, sono dei momenti, sono tra virgolette dei momenti nel tempo e anche al di là del tempo. Che cosa voglio dire? Che è importante stare fermi e riflettere e avere dei momenti appunto di riflessione in cui si tirano anche le somme oppure si fanno progetti. Sono questi due momenti. Però poi è importante uscire da se stessi, perché finché si rimane rinchiusi nella propria mente o nei propri libri o nelle proprie convinzioni, che cosa succede? Ci si autoconvince di avere ragione, oppure di avere ragione avendo torto, nel senso che ci sono alcune persone che pensano di valere poco e sono veramente convinte di valere poco, quindi hanno ragione, è solo che ci credono talmente tanto che diventa una realtà. Allora diventa importante spostarsi e andare a una cena, in pizzeria, al cinema, a un concerto, in vacanza, a fare il giro del mondo in 80 giorni, cioè quindi degli spostamenti, perché si va a incontrare altri mondi, altre realtà, altre persone che di solito ci sradicano dalle nostre convinzioni, nel bene e nel male, diciamo, comunque ci fanno cambiare punto di vista, a meno che non rimaniamo rigidi in noi stessi. Questo movimento ovviamente implica sia un movimento fisico, perché se io, che ne so, abito in montagna e vado dove c'è un lago di pianura, entro in una dimensione naturalistica, paesaggistica, di lingua, di cibo, che è diversa dalla mia. Per cui, magari non trovo la fontina e quindi mi lamento tutto il tempo di non avere la fontina, però ho qualcos'altro da approcciare. È logico che devo farlo con una visione aperta. E questo implica un movimento interiore, quindi il viaggio esteriore implica un movimento interiore, quindi dicono se tu puoi viaggiare in tutto il mondo ma se non viaggi interiormente non sei andato in nessun posto, esatto. Oppure puoi rimanere fermo e viaggiare tantissimo. Dipende, secondo me bisogna proprio avere questo ritmo interiore ed esteriore, perché non siamo fatti solo di una dimensione. Parlare con te, Riccardo, vuol dire confrontarsi anche con tutta una serie di identità, no? Forse, non lo so, questo me lo confermerai tu. Tu avevo letto da qualche parte che dicevi esploro diverse identità, quindi quantomeno sono sano. Ecco, mi ha colpito questa cosa, no? Ecco, perché è difficile ricordare tutto quello che fai. Oltre ad essere il direttore generale, il direttore artistico di Celtica, recente esperienza mi pare tu abbia anche avuto un ruolo come attore, sei uno scrittore, fai delle conferenze, veramente sei in 1000 cose. Sicuramente sei stato e sei un viaggiatore proprio perché ti sei arricchito anche per quello che hai detto, anche dal confronto con gli altri e con altri popoli. La domanda in questo caso è: c'è un punto di intersezione di tutte queste direttrici? Per forza, altrimenti saremmo dei malati di mente, come se ne incontrano tutti i giorni in tutte le nostre città, e questa cosa sta aumentando di frequenza e di quantità, per cui, come dire, spero che questa intervista vada e sia anche un monito a fermatevi un attimo e fate tutte le esperienze di viaggio
che bisogna fare, e cioè vivete tranquillamente tutte le esperienze che capitano, magari non andandole a cercare proprio tutte, perché tanto ti vengono a cercare loro, come si dice, no? per metterlo un po' in modo simpatico, ma fare quello che insegnavano i pitagorici o quello che insegnava anche il cristianesimo, e cioè che insegna sicuramente il buddismo, eccetera, di ritornare a se stessi, cioè alla sera, alla fine delle esperienze, quando si è, tra virgolette, da soli, poco prima di dormire o insomma quando ci si sta preparando, di fare una riflessione su quello che è stata l'esperienza, che, attenzione, è sempre senza giudizio, cioè non è l'esame di coscienza dove io faccio appunto l'esame di quello che ho vissuto, delle parole che ho detto, di quelle che mi sono state dette, e mi giudico per o promuovermi o bocciarmi o anche solo rimandarmi alla prossima esperienza, ma semplicemente collegandomi con il sentire. Cioè, quando io mi sono trovato a vivere quell'esperienza in metro, mentre aspettavo la metropolitana e guardavo l'ora e riflettevo sul posto dove vivo, come mi sono sentito? Ecco, questo qui è l'esame di coscienza, e cioè riportare al centro di se stessi, in un momento, chiamiamolo, che ci ritagliamo, non chiamiamolo sacro tanto per capirsi, un momento veramente di raccoglimento, come mi sono sentito in quell'esperienza, in quel momento della giornata. Ero triste, ero malinconico, ero entusiasta, ero disperato, ero innamorato, ero fiducioso, ero disperato e sfiduciato, quindi. Senza giudizio, senza dire ma non dovevo essere così, dovrei fare quest'altro, no, semplicemente entrare in contatto con se stessi, e questo è vivere tutte le varie identità, tutte le varie esperienze, gli incontri, e poi riportare il succo, la sintesi a se stessi, come se il nostro vivere servisse a qualcosa di superiore, come se ci fosse una specie di collegamento verticale, noi facciamo le esperienze orizzontali nel mondo e poi riportiamo l'essenza che viene trasmessa in verticale. Come dire, ambasciatore non porta pena, dice scusate dei, questa giornata l'ho vissuta così, scusate, loro poi ci guardano e ci dicono ma scusate di cosa, tanto a noi interessa solo il succo, che cosa hai visto? Visto che gli dei, non avendo corpi fisici, non possono vivere il bene o il male dell'esperienza umana, per cui noi siamo dei messaggeri, degli ambasciatori, e però portiamo pena. Questo è un bel messaggio, questo è un bel messaggio, quello che condividi, perché è uno stimolo a esplorare, andare oltre. Soprattutto non fermarsi su giudizi contro se stessi, perché questo appunto viene sempre dagli insegnamenti che ho ricevuto. Noi non abbiamo il diritto di giudicare la nostra vita, proprio perché, tra virgolette, non l'abbiamo scelta, ma anche se non è proprio vero, ma facciamo finta che sia vero, ossia noi siamo venuti al mondo che qualcun altro ha scelto per noi, ci hanno dato una dotazione fisica, abbiamo fatto delle esperienze emozionali, abbiamo dei talenti oppure non li abbiamo, e secondo me dovremmo limitarci veramente a esprimere questi talenti e queste qualità senza giudicarci troppo, e portare quello che è il nostro vivere sia, come si dice, a livello orizzontale agli altri, alle esperienze che facciamo, e poi a livello all'universo, chiamiamolo così, come se fossimo un punto di contatto. Restiamo un attimo sempre su questo e poi torniamo a Celtica. C'è dell'anticonformismo in quello che fa Riccardo Taraglio, soprattutto rapportato alla regione in cui vive, no? Al contesto più vicino in cui vive. Secondo te c'è dell'anticonformismo? C'è qualcosa a cui mediamente la gente non è abituata? Allora, sinceramente non mi riguarda, nel senso che non mi riguarda che cosa uno è abituato. Diciamo che l'anticonformismo, per come la vedo io, poi è una visione personale, è una scelta di andare contro determinate forme, perché vuol dire anti. È un po' come essere antisociali, cioè vuoi distruggere la società che non ti piace o le cose della società che non ti piace. Io non sono un antisociale, quindi non sono neanche un anticonformista, non voglio distruggere le forme, però so riconoscere tranquillamente le forme che fanno del bene o quelle che fanno del male. E le forme che fanno del male sono quelle che impediscono la vita alle persone, che impediscono la libertà di espressione, che vogliono controllare, che vogliono a tutti i costi convincerti che una certa visione del mondo sia giusta. Io sono molto legato a quello che è la natura e quindi forse sono conformista, nel senso che cerco di creare la mia forma in risposta a quello che la natura dà.
come linee di condotta. D'altronde cerco di fare tanto riferimento alle leggi di natura piuttosto che alle leggi degli uomini, perché le leggi degli uomini si sveglia uno al mattino e decide che bisogna andare tutti in giro con il saio druidico. Ecco, la natura non mi fa vedere gente in saio druidico, quindi mi lascia libero di mettermi il saio druidico, ma mi insegna ad esempio i ritmi. Facciamo l'esempio che il ritmo annuale, in cui adesso c'è la massima espressione dei colori, dei fiori, del vivere all'esterno, dello spostamento facilitato dalle temperature, ma poi quando arriverà l'autunno perderemo i colori e farà più freddo e tutta la natura ritira le sue attenzioni, le sue energie e le calma e riporta una riflessione interiore, e noi invece continuiamo a essere agitati, a andare a lavorare con lo stesso ritmo, con le stesse velocità, eccetera, per cui se seguiamo quel modo lì, è al di fuori dalle leggi di natura, per cui bisognerebbe veramente riarmonizzarsi un pochino. E la natura, l'altra cosa che insegna è che c'è la differenza come way of life, per cui non c'è la conformità, ma c'è assolutamente la differenza, che mi sembra che nel mondo ci sia posto per tutti, perché c'è veramente posto per ogni forma di vita, per cui tutte le discriminazioni che facciamo ce le inventiamo noi. Se gli esseri umani e le loro società e le loro culture decidono di strutturarsi e di darsi una forma, lo facciano pure, cioè ovviamente c'è spazio anche per tutti, quindi anche per i conformisti, però insomma, come dire, che rimangano sempre degli spazi per le persone che scelgono la natura come luogo di ispirazione e come legge al di sopra delle leggi. Adesso vorrei ritornare un attimo su Celtica e vorrei chiederti, su 26 edizioni, ormai siamo prossimi alla 27esima, qual è quella che ti ha fatto viaggiare di più emozionalmente, Riccardo? Allora, sicuramente la prima, perché era una cosa nuova, c'era l'entusiasmo, c'era tanta inesperienza anche, quindi ci ha colti di sorpresa, ma anche perché noi non sapevamo esattamente cosa volevamo fare. Volevamo fare una festa, abbiamo seguito un po' l'ispirazione e il cuore, volevamo riunire persone che amavano la cultura celtica, che si riconoscevano. Siamo nel 1997, per cui gli unici riferimenti sono, che ne so, la mostra di Venezia del 1991 sui Celti, sono Braveheart con Mel Gibson, che non tanto per la storicità, perché poi è ambientato alla fine del 1200, però per determinati valori che sono ripresi dalla cultura celtica, e poi tante altre cose che era un comune sentire. In realtà Celtica avrebbe dovuto essere un altro tipo di festival, perché avrebbe dovuto chiamarsi Le radici della terra, e avremmo voluto invitare appunto i popoli tradizionali di tutto il mondo, e che poi è un po' l'eredità che è stata presa dal Festival di Bergamo, dove appunto loro hanno fatto proprio quello che volevamo fare noi qui nel Bosco del Peterei, per cui quest'idea probabilmente circolava già, e invece si è realizzata basandosi sui Celti, ma anche perché lavorando appunto con i nativi americani, loro a un certo punto ci hanno detto che usavamo, come dire, le loro conoscenze, la loro filosofia, a volte anche i loro rituali e le loro danze, i loro canti, che però non era roba nostra, cioè, come dire, voi siete europei, avete una vostra tradizione spirituale, la vostra terra parla un'altra lingua, dovreste recuperare quelli che sono questi temi, per cui è come se ci avessero detto: occupatevi delle vostre radici spirituali, per cui qua le radici spirituali sono quelle celtiche sicuramente, perché comunque erano legati alla natura, non avevano una struttura sociale come ad esempio quella romana, perché comunque i romani erano degli invasori e hanno portato un certo tipo di struttura sociale e anche religiosa, che poi è stata ereditata da tutto il mondo occidentale successivo, per cui i Celti sono, e vengono chiamati giustamente la prima Europa, e sono un po' al di fuori degli schemi che conosciamo. E così nasce la prima edizione di Celtica. In quella prima edizione siamo venuti a vedere il Bosco del Peterei, perché la prima edizione è stata fatta qui di fronte, dall'altra parte del fiume, e abbiamo trovato il posto giusto. Sono state molte le emozioni, una quando Lindsey Stirling dagli Stati Uniti è venuta per la prima volta a Celtica, e come dire, lei faceva le prime esperienze, non sapeva neanche di essere una star in quel momento. Quanto ci manca! Sì, e quest'anno l'abbiamo anche contattata, ci ha scritto, perché siamo rimasti in contatto comunque dal 2012, la prima volta che è venuta, ci siamo sempre scritti, siamo andati anche a trovarla quando viene in Italia e via dicendo. Quando abbiamo fatto gli spettacoli al Forte di Bard, quando la
10ª edizione di Celtica è stata ospitata da 10 comuni valdostani, quindi avevamo spettacoli in 10 comuni valdostani, molte accensioni del fuoco, quando il papà di Amici è stato ospitato qui come volontario, era avanti con gli anni, ma qui non facciamo distinzione d'età, per cui anche se tu riesci a spostare una pigna, sposti una pigna, e se hai buona volontà va bene quello. E questo signore ha detto: non sono mai stato trattato così bene in tutta la mia vita, semplicemente l'abbiamo trattato come tutti gli altri, cioè, ci condividevamo il cibo e ci parlavamo e via dicendo. Per cui quando poi ha detto che avrebbe voluto tornare a Celtica, ma la sua salute non era buonissima, per cui verso l'inverno si è reso conto che stava per andare dall'altra parte, per cui ha chiesto ai figli di essere cremato e le ceneri portate qua al lago del Miage. Sì, e non è l'unica persona, diverse persone che sapevano che dovevano passare al di là hanno chiesto di rimanere nel Bosco del Peterei. Sono nati tanti bambini qui, o sono stati concepiti tanti bambini nel Bosco del Peterei, si sono celebrati matrimoni di amici, per cui Celtica appunto non è solo uno spettacolo, uno show, è un punto di passaggio di vite. Dove vite si sono salutate, si sono incontrate, hanno cominciato appunto a camminare nel mondo, e questa cosa qui va oltre quello che abbiamo fatto noi, non è che l'abbiamo inventato noi o abbiamo creato questo posto, ecco, abbiamo semplicemente forse creato l'occasione ma le persone erano già pronte per trovare questo posto in loro stesse e quindi riconoscerlo poi all'esterno. Nonostante io frequenti Celtica dalla 4ª edizione, non tutti gli anni, però vedi, poi si scoprono sempre cose nuove. Eh sì, queste sono tante cose che accadono e che non si conoscono, perché alcune vengono tenute private. Altre no, nel senso sono solo riservate, non è che sono segrete, si possono dire. C'è anche una persona che è sepolta, cioè le ceneri sono qui, è venuta sulla moglie con i figli, e con la figlia e degli amici, e c'è una lapide nel bosco, c'è proprio il suo nome e cognome, una frase, perché lui veniva a Celtica con il suo gruppo di amici, in costume, faceva parte di un gruppo storico, e quando ha scoperto che doveva andare ha detto: mi mettete lì, mettete la lapide, eccetera. Quindi, Pensa che effetto. Chi viaggia ovviamente ha una serie di segni distintivi, di tratti distintivi, no? Quindi la curiosità, l'adattamento, eccetera, eccetera. Da molti anni, ovviamente, entrando qui in questo bosco, durante le edizioni di Celtica, tu lo citavi prima, c'è quella frase di William Butler, no? Che dice appunto: non ci sono estranei qui, solo amici che non abbiamo ancora incontrato. Non esistono estranei, mi permetto di dire, non solo qui in questo bosco durante le edizioni di Celtica, ma non dovrebbero esserci estranei in questo mondo, no? Ma persone che non abbiamo appena incontrato. Quindi tu come lo metti in relazione come competenza del viaggiatore? Prerogativa, tratto distintivo, come lo vogliamo chiamare? Beh, diciamo che forse è il vero motivo per cui un viaggiatore è un viaggiatore, non uno spettatore, diciamo così. Il viaggiatore è quello che partecipa. A me piace molto giocare con le parole, lo faccio sempre sia col significato veramente etimologico delle parole, ma anche no, perché bisogna imparare veramente a essere un po' più leggeri. Per cui la parola viaggio potrebbe essere interpretata come via dall'agio. Cioè, nel posto dove io sto bene, la famosa zona comfort che ci siamo inventati successivamente per a volte darci un tono, perché poi a volte si fanno le esperienze fuori dalla zona comfort, ma in realtà si entra poi in un'altra comfort, per cui non è quello. È che è un po' scomodo viaggiare, cioè si va via dal proprio agio, nel senso che dal proprio luogo, da quello che si conosce, ma in fondo se si va via non è che si sta così tanto bene, per cui è un concetto che a un certo punto perde i confini. Il viaggiatore è quello che, come entrare come in questo bosco, mi trovo di fronte a delle pietre, a dei fiori, a degli alberi e lo guardo. Spesso lo guardo per quello che è, diciamo che ne so, si fa sempre l'esempio, non so, l'imprenditore, il boscaiolo arriva, guarda un albero e vede i metri cubi che può ricavarne, magari anche il guadagno. Un altro, non so, il botanico può vedere tutto il ciclo, però è sempre una proiezione del proprio pensiero, invece di guardare l'albero per la sua essenza. Cioè, alla fine chi è un viaggiatore? Un viaggiatore è colui che entra in contatto con delle entità vuol dire degli esseri,
o delle identità, che vuol dire io sono, e ti trovi di fronte a queste persone. Ecco che cos'è questo concetto di amicizia e nel contempo il concetto di estraneità. L'estraneo è qualcosa che non è altro da me, questo è l'estraneo. La frase di Yeats dice che non c'è niente che è altro da me, ma che tutto è me. E il concetto di amicizia significa che cos'è l'amicizia? L'amicizia è un sentimento. I sentimenti implicano che io mi focalizzo sul bene dell'altro. Sul bene dell'altro nel senso che cosa lo fa stare bene. Non necessariamente devo fare qualcosa per farlo stare bene, però io vedo l'altro per come è la sua natura ed entro in contatto. Quindi chi è un amico? Perché noi ci focalizziamo sull'amico appunto che è un umano, no? Non ci sono amici, non ci sono estranei, solo amici che non abbiamo ancora incontrato e incontriamo persone, chiacchieriamo, da dove vieni, che lavoro fai. Non pensiamo che gli amici sono anche gli alberi di questo bosco, che sono anche le pietre, che sono le montagne, che è l'aria e che è tutto quello che succede in questo bosco. Quindi non c'è niente che mi è estraneo, come dice anche una famosa poesia celtica, il canto di Amergin. Non c'è nulla che io non sia stato. Immagino che comunque ognuno di noi, no, abbia poi l'occasione nel corso della propria vita di fare quegli incontri speciali dove magari quella persona ti dice una parola tanto semplice ma tanto colma di saggezza. È un insegnamento che comunque un po' ti segna. Questo immagino ti sia successo. Ti va di raccontarcelo? Allora, dico questa cosa perché è quella che secondo me serve di più a moltissime persone, più che raccontare un'esperienza personale che può essere servita a me. Frequentavo l'università e nel frattempo insegnavo già, quindi lavoravo e studiavo e come dire era impegnativo. A un certo punto diventava talmente impegnativo che avevo pensato di lasciare gli studi o comunque di diluirli molto nel tempo. E invece un amico mi ha detto: questo qui forse è il momento di accelerare, tipo di dare, potevo permettermelo anche per il tipo di studi che facevo, un esame al mese. Che voleva dire ovviamente rinunciare a tantissime cose, perché se tu usi il tempo sono 24 ore, così comunque le metti e devi dosarle tra dormire e mangiare, e poi lavoravo e poi, come dire, non dovevo fare tanto altro se non andare in giro con gli amici, andare al cinema eccetera, oppure dedicare quel tempo lì a studiare per poi dare l'esame. E così ho accelerato dando un esame al mese e mi sono laureato entro un certo tempo, compresa la tesi e via dicendo. E stavo però in quel momento rallentando, volevo quasi lasciare, e questo amico mi dice: ma perché vuoi lasciare? E io ho detto: perché ci vogliono ancora 6 mesi, cioè 6 mesi, 7-8 mesi. E lui mi ha detto: rimarrai vivo? Pensi di rimanere vivo nei prossimi 8 mesi? Io dico sì, nel progetti è di rimanere vivo. Dice: allora hai anche il tempo di farlo. Cioè dipende come usi il tempo. Certo. E lì è scattato qualcosa e ho dato un esame al mese e mi sono laureato entro il tempo che avevo decretato io a quel punto lì, cioè non l'avevo più diluito, lasciato perdere, che in fondo è stata un'iniezione di fiducia, ecco. Questo è un gran messaggio, hai fatto bene a condividerlo, ma a questo punto l'hai condiviso anche con noi, vuol dire che è il tempo di accelerare, tu devi andare a organizzare le attività per Celtica, quindi non ti rubiamo altro tempo. Grazie davvero. Grazie. Il viaggio attraverso la vita di Riccardo mi aveva portato su una dimensione diversa. Beh sì, l'atmosfera del bosco aveva aiutato, ma era stata prima di tutto la capacità di Riccardo di porre l'attenzione al momento presente e senza giudizio, con maggiore consapevolezza verso se stessi, gli altri e l'ambiente. Aveva parlato di bosco speciale, un luogo di ospitalità senza discriminazione. Riflettendo sulla sua vita, ma anche sulla vita in generale, aveva detto che noi abbiamo la nostra vita personale, ma aveva fatto riferimento ad una parte di vita che viviamo anche per gli altri. Le nostre passioni e il nostro sapere vanno condivise. E a proposito del viaggio, inteso come concetto più ampio del semplice spostamento fisico, pensavo alle sue parole. È importante uscire da se stessi. A volte restare chiusi nella propria mente o nei propri schemi ci si autoconvince di avere ragione. Incontrare altri mondi, realtà e persone può aiutarci a cambiare punto di vista, e questo movimento implica un movimento fisico ma anche un movimento interiore.
pensavo al suo invito a vivere tutte le esperienze di viaggio e vita, nel senso più esteso e come capitano. Mentre vagavo nel bosco, nei giorni successivi alla chiacchierata con Riccardo, pensavo alle sue riflessioni e al suo legame con la natura, un conformismo verso la natura e le sue leggi, con la sua libertà, ritmi e insegnamenti, e pensavo al suo invito a riarmonizzarci con essa, pensandola come legge al di sopra delle leggi. E infine, viaggiatori, non spettatori. Il viaggiatore è colui che partecipa, perché in fondo il viaggio è come se fosse paragonabile a via d'allaggio. L'estraneo è qualcosa che è altro da me, ma in realtà tutto è me, e induce a riflettere che gli amici possono essere alberi, aria, pietre, montagne.